Ciao ragazzi, oggi proviamo a programmare il Raspberry Pi Pico 4 con l'Arduino IDE. Ovviamente per non rinunciare a programmare un altro microcontrollore come Arduino, ma con linguaggio C++ che dovremmo già sapere se già conosciamo Arduino. Ma per chi non conoscesse il Raspberry Pi Pico, non è altro che praticamente un'altra copia di Arduino Nano, si potrebbe dire, solo che prodotto da Raspberry, la stessa azienda che produce appunto i mini computer tipo il Raspberry Pi 4, 3, che sono utili per molte cose come Home Assistant o non so cos'altro, ha prodotto la sua prima scheda con un microcontrollore. In particolare questa scheda monta il microcontrollore RP2040, che è un potente dispositivo dotato di regolazione della tensione, integra due processori interni PIO, quindi Programmable Input-Output, come Arduino, che consente la creazione di interfacce appunto I/O personalizzate. Con soli 4 euro si può comprare uno di questi e con 6 euro si può comprare la versione Wi-Fi, ovvero quest'altra che praticamente è molto simile ma ha solo questo chip Wi-Fi. E adesso qui a fianco vi lascio una tabella di il perché questa scheda con microcontrollore è migliore di Arduino Nano. Ovviamente migliore vuol dire che magari può fare più cose, si può integrare in sistemi più avanzati, però ovviamente Arduino Nano rimane un'opzione fantastica per un sacco di progetti. Solo che se magari volete qualcosa in più, passare a Raspberry Pi Pico è sicuramente un'opzione. Ora però, noi parlando di Arduino siamo abituati a programmarlo in C con l'Arduino IDE e quindi oggi vediamo come programmarlo, perché altrimenti lui si programmerebbe in Tonni, un programma che però funziona con MicroPython. Quindi si può programmare pure con MicroPython se lo conoscete, però c'è da dire che il linguaggio C ha una community molto più grande. Per fare questo dobbiamo prima di tutto aprire l'Arduino IDE, il nuovo, il vecchio non ha importanza, e dobbiamo installare nel board manager questa scheda. Per fare questo ovviamente bisogna aggiungere un link JSON sul board manager di Arduino, come si fa anche per gli SP8266, gli SP32, non è in realtà una cosa molto complicata. Ok, quello che dobbiamo fare, io adesso lavoro sull'Arduino IDE 2.0, però vale lo stesso anche per l'Arduino IDE normale. Dobbiamo andare su File, Preferences e qua ci dice Additional Board Manager URLs. Quindi noi dobbiamo prendere questo link che vi lascio in descrizione, faccio copia, faccio qua, incolla e poi clicco su ok. Ora dovrei andare su Board Manager, ma sull'Arduino IDE normale si trova su Strumenti, Board Manager e scriviamo Pico. Quindi faccio ok e dovremmo poter installare questo by Arduino Boards including this package, incluso in questo pacchetto Raspberry Pi Pico. Quindi facciamo installa, ce lo sta installando qui sotto, possiamo vedere anche qui la barra di avanzamento. Ok, ci dice processing, diciamo sì, autorizziamo ovviamente i driver, di nuovo, successfully installed platform Arduino eccetera eccetera, è stato troppo veloce, se n'è andato. Ok, ora non dobbiamo fare altro che aprire un Blink, ovviamente uno Sketch Blink che è quello diciamo normale, solito, e collegare il nostro Raspberry Pi Pico, perché qua diciamo inizia la parte interessante. Una volta collegato vedete Raspberry Pi Pico at COM3, ok, ci dice sì e possiamo andarlo a lanciare. Ci dice compilation complete, upload complete. Come vedete il LED sul Raspberry sta lampeggiando e quindi siamo riusciti a caricare un programma sul Raspberry Pi Pico con l'Arduino Nano. Abbiamo capito che quindi questa può essere una validissima alternativa ad Arduino Nano, ma può essere in realtà una validissima alternativa anche a Arduino Uno. Infatti se io scrivo Raspberry Pi Pico Projects, come vedete si possono fare talmente tante cose che con la potenza di calcolo magari di altre schede che già conosciamo non si potrebbero avere. Per esempio questo USB foot pedal, un pedale diciamo per MIDI, immagino, come vedete si connette con la USB che ha un pull up resistor interno, all'interno proprio di il Raspberry Pi Pico, e che vi permette di controllare il computer tramite l'interfaccia USB, che è una cosa che per esempio Arduino Nano e Arduino Uno non possono fare, che può fare solo Arduino Micro. Oppure un Pico Pong, una versione del ping pong diciamo digitale con il Raspberry Pi Pico, che però si connette con la VGA, quindi la sua potenza di calcolo è capace di gestire la quantità di dati necessaria per appunto generare un output VGA, che non è da poco in realtà. Insomma è davvero una bella schedina, sicuramente ci faremo altri video e ditemi anche se vogliamo fare un video sul Raspberry Pi Pico Wi-Fi, che può essere integrato con Home Assistant, Blink, e quindi capiamo insieme
se vi piace l'argomento. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!